Buonasera Riders e benvenuti dal vostro Mad Horse. Oggi assieme ai ragazzi di Aprilia Planet stiamo per portarvi dietro le quinte della Arrow Special Parts, azienda fondata nel 1985 da Giorgio Giannelli, appassionato di motori ed ex pilota di motocross negli anni 70. Durante questo periodo coltiva la sua passione non solo in pista, ma bensì in officina, dove assieme al padre Furio fonda nel 1972 la Giannelli Silencers, che dal 2013 è stata assorbita dalla Arrow Special Parts e che purtroppo in questa occasione non abbiamo potuto visitare. I ragazzi di Aprilia Planet stanno allestendo una Aprilia RS 660 unica, grazie al supporto di varie ditte italiane come Bonamici Racing, e il motivo di questa visita in fabbrica è proprio dovuto alla collaborazione tra Aprilia Planet e Arrow Special Parts, che sta lavorando ad uno scarico dedicato per la nuova RS 660 che vedrete sul gruppo Facebook di Aprilia Planet prossimamente. Senza indugiare troppo, gettiamoci a capofitto in questa bella storia di passione per i motori tutta italiana e che da quasi 40 anni fa ruggire gli scarichi delle nostre amate moto. La stampa praticamente poi ti dà un contenuto un po' diverso, poi se vuoi comunque realizzare una foto un po' più murale si pellicola in carbonio finto. Poi abbiamo la zona dove si realizzano le istruzioni, le foto di montaggio. Ha fatto la linea nuova, prima era blu, adesso l'ha fatta, ho visto. E poi c'è questa doppia. Ha messo la freccetta nuova. Sì, questo è multiscatto, quindi ti puoi divertire quanto, anche perché ormai devi avere tutte le applicazioni su tutte le foto. Infatti perché dico a volte 20 e 21 sono uguali, ho capito, io lo devo prendere, cambia la mascherina, questo vuol vedere la sua moto, non vuol vedere quella dell'anno scorso, vuol vedere la sua moto, quindi è un turnover, cioè solo smontare, montare, fotografare, editare, cioè. Però sai, accontenti un po' di tutto, no? Queste sono Moto 2 MV, perché noi abbiamo tutti e tre costruttori MTS. Ho visto la moto delle Valdasterra, ho visto qui il video, l'ho visto. Manca soltanto questo è praticamente un VC, quindi non 6 uscite, quindi le 4 classiche, poi abbiamo le 2 sinterizzate, queste qua praticamente sono in additive tridimensionali, quindi è polvere sinterizzata, poi questa è un'ossidazione, un trattamento particolare. È il mondo mio questo. E queste sono valvole Engate direttamente, perché praticamente puoi flappare 4 uscite a 6 uscite. E chiaramente questa scelta qui dell'additivo la puoi adottare soltanto se il cliente l'assorbe come costi e comunque soprattutto se l'investimento per produrla comunque con il metodo convenzionale, lamiera, settimata, immunità eccetera, prevede uno stampo troppo importante. Qui abbiamo fatto 2 soluzioni, guarda, noi si può produrre in questi livelli a questi livelli. Sono Z10 Superbike, questi sono ricambi per mandare alle mani del Tingresini. Bello. Fantastico. Questo adesso si può far vedere, loro ci tenevano molto perché è stata una ricerca, è l'unico silenziatore e non silenziatore nella Moto 2. Qui siamo riusciti a stare in fonometrica, avere una prestazione importante. Moto 2 questo? Questa è Moto 2, questa è le moto di Gian Antonio. Esatto. Quindi quella là è una Moto 2 MV, questa è una Moto 2 Calex. È l'unico scarico un po' fuori dalla norma, non so se avete visto tutti gli altri, sono comunque silenziatori. Questo è un... bello. Sono componenti praticamente, no, sono tagli tridimensionali, poi vengono puntati in atmosfera protetta e poi saldati, quindi questo diventa questo. E questi qui sono praticamente esercizi di stile, no? Quindi soprattutto di pulizia, non tanto di rendimento, perché comunque se la curva è cilindrica non ha che un rendimento particolare, io la posso piegare, però praticamente per avere un appeal diverso, per avere essere speciale, queste sono le Bimoto H2 Turbo. Noi praticamente gli sistemiamo gli impianti giapponesi per montarle omologate e poi vendiamo a corredo un impianto numerato in serie limitata a ogni moto. Quella questione sulla ti faccio una domanda generale. Tutte le bave di saldatura, no? Sì. Che naturalmente sull'esterno è più piatto, invece sull'interno fa a livello fluido. Sono punti di calore, sono ostruzioni. Quindi il fumo lì si altera. Quindi diciamo che sugli scarichi, sui terminali top di gamma comunque da AGP, da robe vengono eliminate dopo. Sulla moto di Marquez non c'è uno scalino. La moto di Marquez ha un senso perché è conico, quindi parto, non so, da 38 arriva a 54. Quindi deve avere... quindi ha un flusso, quindi è irrealizzabile
se non idroformandolo. Però anche l'idroformatura andrebbe fatta in 3 pezzi, perché da 38 a 54 non riesce a salire Così tanto. con una materia di base gonfiandola con l'acqua. Mentre invece se è cilindrico è un gioco di stile, perché cilindrico funziona di più o di meno, funziona uguale. Sì, volevo capire Anzi, come- saldato è un po' peggio perché Sì, sente trattiene. ostruzioni. Ma ne quindi viene fumo- ripreso come? Uno fa delle onde all'interno. Eh sì. Come viene ripreso? Cioè come riuscite a eliminare quelle... Questi scalini, no, praticamente l'accoppiamento è molto migliore perché la fetta è più sottile, se Ok. per caso cioè, così ti spigola, mentre invece più moltiplico le fette e più divento tondo. Infatti se guardi la moto di Ma Max tutti vicini. sono forse 5-6 mm, massimo 10 mm. Sì, questo è un Superbike Z10 2021. Guarda un po' il volume delle tubazioni, insomma ti rendi conto di che portata ha questo motore. Questi sono sempre Triumph 3 in 1. Questa è la sottolatura, cioè praticamente noi accoppiamo la valvola, la boccola in uscita dalla testa come il motorista desidera, quindi se il motorista riesce nel regolamento Superbike, Supersport, quello che è, a gestire un attimo i flussi in maniera particolare, noi lo raccordiamo. Chiaramente se qui metti una boccola tutta tonda non è che va peggio, però probabilmente no, c'hai chiaramente loro questa ricerca la fanno sul banco frenato, dinamico, motore, senza trasmissione, perché altrimenti con il rullo perdi tutta la sensazione. Che questa moto va molto in California, in Australia, in dei posti particolari, quindi invece che essere l'utility classica, no, che usano qua i tedeschi eccetera, nella configurazione soprattutto SM, non enduro, con dei collettori maggiorati ha una prestazione stratosferica, quindi loro si divertono a fare una specie di flat track diciamo selvaggio, non in circuito ma in quelle valli, tipo se da noi vai un po' Loro c'è quelle valli lì a enormi. fare il rally di Sardegna, insomma sta roba qua. Riusciamo anche in questa configurazione, quando mi chiedevi cosa succede se elimino un catalizzatore, sostituisco il collettore, qua un 15% ci andiamo sopra, insomma, quindi 60 cavalli diventano tranquillamente 66, 67. Quindi 68. tanti. Sì. Tanti. Soprattutto in un mono. Sì, da su un questo mono, punto per di quello vista. è tanti. Cioè Sì. diversa moto, a prestazione piena, insomma. Invece l'officina meccanica dove realizziamo gli stampi, le attrezzature, questo per esempio è la produzione, ma poi noi divertiamo anche a realizzare semi attrezzature per fare dei tentativi. Certo. E poi a quel punto se il tentativo va a buon fine si realizza lo stampo con le colonne da esternalizzare eccetera, oppure rimane un prototipo allo stato naturale e si farà. Quindi progettazione, comunque sia prova stampi, cioè, quello che è bello di noi è che facciamo tutto da solo. Sì, dall'inizio alla fine. Sì. Noi realizziamo parliamo dopo, questo prende il TBR1000. Quindi che succede? Quando hai la moto qua e una boccola nuova, io non ho i disegni costruttivi del motore, Certo. quindi me ne accorgo quando ho praticamente la moto. Quindi scansione della bocca, verifica di quello che è il contenuto, realizzazione dei disegni, realizzazione della parte fresata, tornita eccetera, per prototipare. In parallelo nasce il disegno viene consegnato all'ufficio acquisti che realizza la migliore offerta per quantità, quindi quanto Certo. se ne verranno a vendere 8.000, ok, fornitore B, mi fai l'offerta e a quel punto si va in acquisizione. Una laser di tutti i materiali, dove soprattutto si brandizzano i corpi, questo è alluminio satinato, anodizzato e marcato, quindi marcature di omologazione. Era marcature- questa che ci serviva per stampigliare l'omologazione. Sì, la macchinetta è questa. Per fare sui scarichi vecchi, l'omulazione. Questa isola è stata duplicata all'esterno perché spesso il flusso logistico dei materiali non è ottimale dal punto di vista del costo, quindi abbiamo esternalizzato i nostri laser, incomodato ai nostri fornitori, quindi non so, quando abbiamo i 1000 pezzi invece che rientrare per una marcatura da 1 minuto abbiamo concesso a loro questa nota. Quindi comunque interconnesso, l'ufficio tecnico, il fonte, sono tutti dati riservati che Veramente alla fine quante persone muove un'azienda come questa? allora, qui dentro siamo rimasti 150, Sì. prima eravamo un po' di più, però full time siamo quasi a 50 perché Infatti, con tutti i trattamenti, saldature esterne eccetera, un centinaio di persone ci stiamo. Poi sai, non sono nostre le persone. certo, però era per dire, muovono 250 persone. Abbiamo praticamente cablato la zona, quindi tutte le informazioni, si chiama un progetto paperless, quindi tutte le informazioni di cosa fare, come fare e anche il flusso logico dei materiali, quindi arriva un pezzo, diventa un altro pezzo, è tutto un touchscreen. Quindi tecnicamente non dovrebbe essere più carta, chiaramente ancora qualche disegno arriva, quindi arrivano 5 pezzi del codice A, ne trovo 4, vado sotto di uno, arriva
l'allarme ai sollecitatori, il sollecitatore del montaggio, quindi del prodotto finito, sa che ne deve fare uno, però ne vende 5 a settimana, quindi ne vorrebbe fare 6, oppure 26, no, per coprire un mese, e verifica con dei sistemi praticamente, o il materiale, o i corpi, o il tipo di parte in acquisto, eccetera, eccetera, sì, lo faccio, quindi lo lancia, poi c'è un preparatore che arriva con dei carrelli, preleva tutte le parti, arriva il montatore E comincia. in parallelo si crea il kit di montaggio, quindi la molla, la guarnizione, la fascetta, tutto quello che serve. E arrivano in confezionamento partono dei trenini che arrivano direttamente in magazzino. Prodotto dedicato al cliente che deve Finale. essere spedito, oppure picking, quindi scorta di magazzino. Con la sorbente, sì. Qui abbiamo il kit di montaggio. Sì, la classica bustina di montaggio. E le pacche in carbonio chi le fa? E abbiamo 5-6 fornitori. Perché io vedo che c'è le fascette, vedi? Quasi tutto nord-est, no? Sono gli esperti, poi dopo Nord-est, a volte hanno anche delle partnership. Nord-est, capito? Se arriva il picco di verniciatura, quindi arriva il 2 tempi, che si produce lotti di 100, 200, 300, potrebbero arrivare 5.000 pezzi nel giorno. Quindi ci sono questi casi. Mentre invece per di Maximoto riusciamo a tirar fuori anche 750 pezzi al giorno. Quindi una bella produzione. Sì. Qua dentro praticamente realizziamo lotti da 5, 10, 15, quasi non oltre, se facciamo in 100 pezzi vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa, e i partner esterni invece vanno a montare il 100, 200, 300. Tutti i montaggi sono manuali. Sì, sono tutti manuali, poi c'è qualche lavoro magari che possiamo attrezzare una bima di posizionamento dell'attacco, perché non tutte le marmite sono uguali, no? Hanno l'attacco saldato, l'attacco Stiamo la facendo, fascetta ho fatto un mobile. giro. Sì, per quello ti avevo chiesto se ogni operatore... Ti ricordi una volta che tagliamo lo scarico, toccare, metterci il rivetto? Questo comunque è un prodotto molto basico, quindi praticamente fondello in carbonio, BB killer, attacco saldato. Dopo che mandi qua un disegno di carte, carichi il nest, invece lui cerca di recuperare più spazio piano possibile. Questi sono degli attacchi, e il vantaggio di queste macchine qual è? Non hai attrezzatura. Time to market è immediato. Sì, non c'è più tutto, devo spostare quest'altro di 1 millimetro, ingrandirla. Non c'è più la fustella, non c'è più niente. Non ho scorte, io produco poco più di quello che mi serve. Anche perché noi siamo in continua evoluzione. Cioè, quello tutto lo scarto che si riesce a recuperare. Vengono processati alle presse, alla fotosucce, alla cananzatura. Questo stiamo anche piegando, a parte non è pregiato, poi per piegarlo è un'attrezzatura importante. Non abbiamo questo tipo di qualità. Quindi che facciamo? Facciamo 3 curve, 3 curve in sequenza e poi ottimizziamo il taglio per quanto sono pezzi. Quindi sono 3 pezzettini E poi vengono assemblati, pezzettini in questo certo, vengono assemblati o vengono puntati e assemblati. Questo è un decate che vendiamo per la maggiore della KTM 790. È un ricambio originale, quindi lo puoi anche purtroppo montare con... però lo possiamo pagare bene. Programmazione di questo cosa... Allora, i programmi sono già tutti predefiniti, le maschere vedi come sono live, non sono maschere fisse, quindi sono maschere calamitate. Lo startup è praticamente, allora, con uno scanner nel cielo, che costa però 100.000 euro, apprende in tempo reale. Cacci il pezzo, il primo scanner lo legge, resetta il programma che ha già caricato e taglia in 1 minuto in tempo reale. Questa è una maschera molto quindi non hai un deposito di IME, attrezzature. la maschera via. Comunque il presidio ci vuole, sono scelti. Noi non vendiamo la velocità, vendiamo la qualità. Sono praticamente le piegature che avevamo lasciato in azienda, quelle ad olio, quelle più sporche, più cattive, che praticamente avevano l'effetto on-off, no? Quindi o spingo tutto, non spingo niente. Sì, perché c'è l'olio. Sono state sostituite dall'elettrica, adesso ne installeremo un'altra, dove praticamente questo è anche un prelievo in tempo reale, quindi là il pezzo è stato scaricato, adesso lei lo va a prendere. Guardate che sono 1, 2, 3 curve con 3 rotazioni. Questa era una barra dritta, Sto vedendo che lo sta inserendo, riconosce la saldatura perché è più dura e quindi va posizionata in un punto specifico. Questa accende da 1 millimetro, banale, quando passiamo al titanio è un po' diverso. Bello, profondità. infatti la qualità che fa. Sì, a schiacciare il tubo sono tutti capaci. Sì. Questo è micropallinato praticamente.
Bello. Questo E quello quando esce? per esempio questi sono tutti V4 già trattati. E quindi qui si fa la pallinatura dell'assemblato, del corpo, del tubo e anche la marcatura laser riesce a lavorare meglio perché il fondo ceramico identifica il nero, quindi viene molto più nitida. Questo è un CRF 450 2021 Twin, noi siamo tra i pochi che fanno il Twin, quindi la moto esce con un monodestro, noi invece sdoppiamo fin dalla testa la luce di scarico, abbiamo due correnti separati. Questi sono tubi tagliati, senti che non hanno brava. Tu che sei l'esperto delle mani. Si può anche migliorare, dipende solo dal tempo, da per le necessità. Questo sta praticamente tagliando il tubo e creando le asole. Frida la parte iniziale, taglia la seconda parte e lo raccoglie. Quella parte di inserimento noi lo chiamiamo cucchiaio banalmente, è la parte che in aspirazione permette alle scintille di non andare a incollarsi nel tubo all'interno, quindi il tubo rimane pulito. Chiaramente ha un limite di portata, quindi ogni 3-4 pezzi vuole scaricare, quindi si ritrae, scarica e rientra dentro. Più è lunga l'unità di taglio e più scarica frequentemente. Il pecchetto lo serve. Per dirvi, no? Un doppio taglio pian parallelo con una fessura così era una cosa un po' complicata una volta. Questi sono 12-13 secondi di ciclo. Guarda questo oggettino qua. Guarda che roba. Questo è quasi un minuto di ciclo. Però insomma, No, sto vedendo dei... immagina una trancia che deve farti quelle fessure, questo taglio. E più col minimo sfrido, praticamente noi sfridiamo. Poi è una precisione incredibile, perché quei macchinari di prima era qua. La precisione ovviamente che ce l'avevi anche prima è lo scarto e il tempo. I big killer foro 9, foro 10. Oppure ecco, quando vuoi divertirti a fare un po' di MotoGP, questo immagina era un tubo, una parte se ne va, la parte si richiude, c'è già la costolatura e quindi non si deve dire proprio, ma è facilissimo da fare per noi. Poi un compensatore di collegamento 1, 2, 3, 4 dei cilindri, a ieri era una fresa da gestire, ad oggi è una 10 secondi di taglio. Rilevo il tubo, verifico la posizione, misuro la posizione, gli quoto l'altezza e lo taglio. Sì. Arrivano, Capisci perché non ce l'ha mandato? Ecco, sta là. Poi ho detto guarda la settimana quando lo vedo qui Stiamo lavorando per voi. Ma questo dopo farà bella, quello farà bella figura. dopo allineiamo tutto, lo coloriamo. Sì. Questa qui era una barra dritta, poi è stata poi tagliata, poi è stata piegata, poi è stata rifilata, poi è stata preparata. Quando sei qua, io se voglio in un giorno di nuovo. Certo, perché prendi il pezzo, lo prendi, Come per le marmite, come per altri componenti. Questo è un R1, questo è un decat banale, però collettori titanio, non hanno i catalizzatori, niente, non vuol spendere, gli vendi una bella marmita, va in pista, sonda di serie, sonda per l'autoacquisizione, full titanio, praticamente fa la puntatura, no? Quindi la curva, l'attacco, il fondello, la rete conica, perché la rete cilindrica presumibilmente non rendeva bene. Ecco, di qua si fa un altro fondello, da un'altra parte un corpo, questo materiale può diventare titanio, alluminio nero, alluminio chiaro, fondello acciaio, fondello carbonio, quindi diventano 6 prodotti minimo e poi questa è la base, diciamo dove viene questa è la situazione, praticamente si può anche esternalizzare, guardare qua, noi portiamo dentro la moto, rileviamo la parte di moto che non ci interessa, la creiamo in banca dati e a quel punto realizziamo il prototipo. Abbiamo un problema di conflitto con la pedale, abbiamo già comunque la parte, possiamo modificarla senza la moto. Certo, perché si sta calendarizzata tutta. In questo caso questi sono due catalizzatori Enghe del Mercedes V12, ci hanno chiesto di abortire la parte finale e di ricostruirla, questo è il passaggio diciamo delle sospensioni. Sì. Noi che facciamo a questo punto? Realizziamo la maschera del completo, tagliamo questa parte, progettiamo la curva standard, la realizziamo e la riportiamo. Certo. Questo è un lavoro che i tedeschi ti chiedono un occhio, quindi vedi tanta gente senza un occhio, sono quelli che sono passati a vedere. E noi invece, visto che è Pagani, come sia, lo realizziamo quasi in economia. Pensa tu. Sì, questo è per dirti, guarda il catalizzatore delle auto, andiamo su una luce. Sì.
Ah, tanto forte. Guarda che roba è. Perché le Perché macchine mi non fanno più rumore. Tutto tappato. Con 1000 celle. Che piange il cuore, vedete queste scene. Tra l'altro vedi, devi fare l'analisi anche di efficienza CAT. Sì. Quindi quello che succederà nelle moto nell'OBD2 complesso 2024, hai 2 sonde, pre-CAT e post-CAT. Pre-CAT è normale, post-CAT se misura l'efficienza la moto Quindi si voi spenge. state già facendo esperienza sulle auto di quello Allora, che succederà sulle moto. Sì, l'esperienza della seconda dell'auto sonda a questo sembra- punto però sarà difficilmente recuperabile, perché il catalizzatore per renderlo removibile, per renderlo più economico, lo devi posizionare in certe zone che non Certo. sono quelle diciamo originali. Quindi in qualche modo abbiamo già studiato cablaggi supplementari per allungare la portata della sonda. Certo, E costano il giusto e noi abbiamo appunto dei partner nostri perché lavorano con noi. certo. Mi tengo la hold con la E proprio. Sì. Questa è una moto nuova e vedi c'è un accessorio, vedi il power bomb, no? Per giocare un po' qui. Questo è il collettore Decat che monta nella marmita originale, marmita un po' di carbonio. Chiaramente impolverandola di catalizzatori c'ha il suo perché, insomma. Prototipato più di un componente, immagino, Allora, no? a volte fai la baseline, no? Quindi porti, soprattutto nella competizione, porti la moto in configurazione diciamo zero. Quindi comunque Per sia, capire ha già dove- una centralina evoluta, già comunque sia un motore preparato dal Certo. motorista, eccetera. E poi cominciamo a divertirci a lavorare, insomma, per l'esperienza, anche perché ormai le moto sono tutte simili, insomma, la Z10 2021 non è che è stravolta rispetto No, al no. 2020. Più che altro sai già dove poterti muovere, quindi arrivi già con del materiale da provare. Certo. Abbiamo la abbastanza nostra banca dati di definitivo. materiali, abbiamo comunque sia l'idea ingegneristica, poi il prototipista fa la differenza. Poi chiaramente, non so, le superbike hanno 3 tipi di coppe, 3 tipi di radiatore, modifichi lo scambiatore, il radiatore olio. È quello di serie o è quello Certo. aftermarket? È quello giapponese della Kawasaki oppure quello della Febur? Sì. Poi Febur fa un radiatore, ma lo fa tutto a pennello oppure ha una massa maggiorata, Italeo, cioè un delirio. Sì. Nelle gare è un delirio. È normale. Nelle moto normali, soprattutto non carenate, è un È divertimento. più facile, certo, sei tutto a portata delle mani. Ed eccoci qui ragazzi, questa diciamo è la fine della nostra gita alla sede Arrow. Ci tengo a ringraziare particolarmente i ragazzi di Aprilia Planet, in primis lo zio Vesprini, che comunque ha reso possibile tutto questo, e ovviamente Stefano Gennaro, che oramai sento più spesso lui che la mia ragazza, e il buon Luca Munaretto, anche lui persona cordialissima, e ovviamente Mauro Corgnoli per averci fatto da cicerone alla sede Arrow e averci mostrato dietro le quinte quanto lavoro c'è dietro, se andiamo a vedere a dei semplici oggetti di piacere. Grazie davvero per questa esperienza e noi ci vediamo in un prossimo video. Lasciate un commento qua sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate, ricordatevi di iscrivervi per essere aggiornati sui miei successivi caricamenti. Noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Madors. Ciao!